Ho voluto fortemente questo viaggio. Mio nonno è nato in Molise ed io ero stata qui solo tanti anni fa, da piccola. Non ricordo quasi nulla. Della sua terra conservo solo qualche foto sbiadita e alcuni dei suoi racconti impressi nella memoria. Ho amato molto mio nonno e gli promisi che prima o poi sarei tornata in Molise per raccontargli quello che vedo nei miei occhi e quello che sente il mio cuore. E lo farò, nonno, anche se adesso sei lontano. Voglio vedere, capire, conoscere. Marta, ma che ti sei incantata? Dai, aiutami a scendere le valigie che siamo quasi arrivate. Oh, me l'hai promesso, eh? Dopo questo viaggio, almeno per un anno, non mi nomini più il Molise, mi raccomando. Promesso. Eccola là, si è incantata un'altra volta. Mica vogliamo restare qui tutto il giorno. Stavo facendo mente locale. Eh sì, mi raccomando, prendi anche una piantina già che ci sei. Dovessimo perderci nella grande metropoli. Non mi serve, cara, io lo so già dove ti devo portare. Andiamo? Non l'avrei mai detto, sai? Una chiesa così bella qui. Entra se vuoi, ne vale la pena. Io intanto faccio una chiamata. Ciao. Sì, siamo qui. Al castello? Ok, va bene. Ok, ciao. Allora entriamo? Credevo ti bastasse vederla solo da fuori. Capirai, lo sai che di arte non ne capisco un tubo, ma già che ci siamo così, per curiosità. Visto che abbiamo poco tempo, ti porto in un altro posto che sicuramente ti piacerà molto. Ma, vabbè. Chris, vieni, questo è il vicolo più stretto d'Europa. Vieni. Visto che meraviglia. A me piacerebbe essere lì. In spiaggia, da sola. Sì, a prendere il sole. Senti, Chris, so che ti piacciono le storie fantastiche e quindi ho portato questo con me. E che sarebbe? Un quaderno dove mio nonno ha annotato leggende e storie realmente accadute. Ci guiderà nel nostro viaggio. Sai che spasso? Senti qua. Si racconta che sul fondo del mare di questa città vi fosse una campana e che i pescatori venissero avvertiti delle imminenti tempeste grazie al suono che questa emetteva. Indubbiamente utile questa cosa. Infatti, anche perché pare sia tutto vero. Marta, per favore. No, davvero. Mio nonno scrive che realmente nel 1566, a seguito delle scorrerie dei Saraceni, la campana cadde in acqua e che da allora, ogni volta che il mare è agitato, il batacchio si muove e la fa suonare. Va bene, ma adesso andiamo in spiaggia? Assolutamente no, abbiamo un appuntamento. Ehi, aspettami che mi perdo!
come hai detto che si chiama questo tizio che deve arrivare? Alessandro. Mi pare di vederlo in un taxi bianco del secolo scorso, oppure in un tre ruote scassato. Tu dici? Ciao. Buongiorno, ben arrivata. Grazie. Tu sei Marta Sì, sicuramente. finalmente ci conosciamo. Piacere. Piacere, Chris. Com'è andato il vostro viaggio? Tutto bene? bene, grazie. Ma voi tua? È una tua amica questa? Sì, è quella che avevo caricato prima. Io conosco non direttamente Marta, ma c'è tutto un legame familiare di suo nonno che era amico della mia famiglia e ho un vago ricordo anche di tuo nonno. Ah, ho Però capito. diciamo che ci sentiamo C'è- quasi parenti. Sì, va. dai, c'è molto che ci lega. Io ho voglia di un caffè, ci fermiamo? Mamma mia, ma sempre che rompi tu. Chris, hai ragione, un caffè, questo è il momento giusto. Oh, grazie Ale, meno male che ci sei tu. Sentiamo, cosa avrebbe di particolare questa regione, Ale? Ma di particolare questa regione ha tantissime piccole cose che sicuramente messe insieme regalano tantissime emozioni. Si vede che ne sei proprio innamorato, eh? Sì, indubbiamente è un amore che è nato veramente da un istinto. Nel momento in cui vivi su questo territorio e ti va di stare fuori un po' dalla civiltà, dal caos, qui è facile, è immediato arrivare nei posti più nascosti e emozionanti. Vi faccio assaggiare qualcosa di tutto molisano, anzi da oggi in poi sarà tutto molisano quello che proverete. Adesso questo dolcetto tipico di queste zone, insomma. Se me lo apri gentilmente proverete questa specialità. Si mangia! Ti pareva che era contenta. Ale, io ti adoro sempre di più.